Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere innanzitutto le vostre energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la luna. La luna con il suo aspetto un po' ambiguo può essere sia positiva sia negativa. Dipende questo perché le sue influenze negative ci possono portare ai ricordi, al passato, all'instabilità emotiva, agli sbalzi di umore e ai cambiamenti un po' troppo altalenanti, anche di situazioni a livello pratico. Può essere positiva perché magari ci possono essere cose legate ai nostri sogni, ai nostri desideri che vogliamo realizzare, quindi abbiamo bisogno di capire e comprendere se effettivamente possiamo già iniziare ad addentrarci in un percorso del genere oppure magari dobbiamo ancora aspettare un attimino. Con la presenza dell'ancora effettivamente si parla di una settimana dove già qualcosa può essere un riscontro positivo, un raggiungimento, un impegno che viene rispettato, oppure ci si ferma un attimino a trovare un po' di equilibrio, una pausa prima di ripartire. E anche la presenza dei pesci fa sia riferimento a qualcosa di positivo e quindi, come vi dicevo, proprio di raggiungimento e di soddisfazione. Può anche darsi che se avete programmato qualcosa, allora sapete che potete realizzarlo in pieno proprio in questa settimana. Se si tratta poi di altri progetti, altre idee, altre ispirazioni e sogni, abbiamo visto, da realizzare nel tempo, diciamo successivamente e in futuro, magari possono trovare anche terreno fertile. L'importante è che possiate fare tutte le vostre idee, considerazioni e pianificarle e poi già magari incominciare a indirizzarle. Comunque loro vi dicono che le cose che nasceranno adesso hanno molta probabilità di realizzarsi in futuro. A maggior ragione se avete dei piccoli sogni, delle piccole idee da realizzare proprio in questa settimana. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpioni e pesci, e gli altri non è che non avete a che fare, questi sono proprio quelli dominanti al massimo, quindi vuol dire che la non presenza degli altri segni indica che le cose più o meno rimarranno come già sapete con quelle persone. Invece, attenzione a queste che nel bene e nel male potrebbe esserci sia qualche novità o qualcosa di interessante. E procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, alcune cose però possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Troviamo la digitale che è un po' dispettosa come carta perché spesso fa riferimento ai dubbi, alle perplessità, all'invidia, alla falsità, all'inganno. Se abbiamo paura di una bugia, se abbiamo dubbi e perplessità su una persona accanto, può essere la persona amata, può essere una persona cara, diciamo, vicino, a volte anche un'amicizia, un familiare. Ecco, meglio, cercare forse di, o non tenersi tutto dentro, oppure di osservare, di valutare. Magari è un qualcosa che stiamo, ingigantendo noi, dipende sempre dal nostro umore. Abbiamo visto che c'è la luna, attenzione, la luna indica ambiguità, può essere che magari alcune cose sono troppo poco chiare
per poter avere la certezza, e quindi meglio muoversi pian pianino, meglio valutare, visto che magari queste emozioni possono essere molto forti, oppure quei dubbi e quelle perplessità, portare anche tensione e conflitto, diciamo, interiore. Io direi che una soluzione può arrivare anche subito nel corso della settimana e portare un po' più di stabilità, nei vostri sentimenti e anche nel rapporto stesso. Infatti questo Giglio ci dice proprio che viene ritrovata la tranquillità, che viene ritrovata un'intesa e quindi possibilità di rispetto, verità, onestà che vanno a chiudere comunque in un modo molto molto positivo. Cosa succede per i single? Che queste carte possono fare riferimento a dubbi e perplessità riguardo a una persona o a una situazione che state vivendo e che non vi soddisfa. Se state frequentando una persona, magari fate attenzione e ascoltate il vostro intuito, o se già avete dei pregressi, se già magari c'è un sentore o qualcosa che è già successo e che vi mette un po' in allarme, allora io direi di ascoltare appunto il vostro intuito e valutare anche tutti i pregressi se ci sono. Quindi in realtà c'è la possibilità di un'avventura, di incontrarsi, potrebbe essere fine a se stessa, potrebbe esserci un secondo fine, quindi attenzione, visto che le energie sono abbastanza ambigue, cerchiamo di procedere pian pianino. Il Giglio fa capire che noi in qualche modo smascheriamo, in qualche modo risolviamo, troviamo serenità, soprattutto chiarezza e quindi riusciamo a vedere tutto per come è. E procediamo con l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Questa carta non deve spaventare, spesso indica una fase critica o una fase dove alcune cose non dipendono da noi e che quindi in realtà alcune certezze possono essere bloccate, oppure magari abbiamo bisogno di gestire meglio le nostre finanze, di non esagerare, potrebbe esserci un imprevisto, quindi per questo magari dobbiamo fare un po' di attenzione. Vedendo che le energie principali sono abbastanza positive, magari è la parte economica o lavorativa o altre circostanze che hanno a che fare con delle persone intorno a voi e che meglio attenzionare. Ad esempio, se tutto procede per il verso giusto, potreste avere a che fare con delle persone che magari sono critiche, sono ostili, oppure se cercano denaro o attenzione, generosità da parte vostra, potrebbe esserci un secondo fine, potrebbe esserci un qualcosa che in realtà magari non è positivo per voi, quindi varie circostanze, varie cose che devono essere attenzionate. Magari semplicemente può risultare un imprevisto come una spesa, di fare attenzione alle vostre finanze, di poterle gestire al meglio, oppure magari ci sono alcune cose che, dato il vostro impegno, dato tutto quello che state facendo, non c'è piena soddisfazione. Quindi qui abbiamo delle considerazioni da adattare a quello che vivete. Per chi è in cerca magari ci possono essere nuovi sviluppi per il futuro. Adesso l'importante è rimanere centrati e capire se è il caso di fare cambiamenti, perché se non ci sono soddisfazioni, allora questo è il momento giusto di fermarsi un attimino prima di ripartire e fare un cambiamento veramente drastico e importante. Forse è lì che poi ci saranno questi nuovi sviluppi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!